In questo episodio affronteremo la passeggiata, i bisogni e la socializzazione del... In altre parole, tutto quello che riguarda la gestione del cucciolo al di fuori della nostra abitazione. Fin dal primo giorno, vivendo in città, ho dovuto abituarla al guinzaglio. Scendevo solamente sul marciapiede sotto casa e facevo pochi passi, mi fermavo, l'abituavo alle persone che passano, agli altri cani, ai rumori, alle macchine e tutte le cose a cui lei sostanzialmente non è abituata, a partire dall'essere legata al guinzaglio. Per evitare che impari a tirare fin da piccola, dovrò fare la condotta al guinzaglio, quindi dovrò fermarmi ogni volta che il guinzaglio entrerà in tensione e fare vari cambi di direzione. Ma per fare questo devo tener conto dello stato mentale ed emozionale della cagnolina. Perciò se è troppo timorosa, spaventata, agitata o eccitata o inizia ad abbaiare alle persone, io dovrò fermarmi e aspettare che si calmi, perché la condotta al guinzaglio altrimenti non la si può insegnare. Dobbiamo sempre tener conto dello stato di attivazione mentale ed emozionale del nostro cane. Inizialmente le lascio un guinzaglio abbastanza lasco e lungo, le lascio molta libertà di movimento, proprio per abituarla a questa costrizione, perché il guinzaglio di base è una costrizione. Le ho messo il collare perché nel caso iniziasse a raccattare cose da terra durante la passeggiata ho modo di impedirglielo. Devo dire che per quanto riguarda il raccattare oggetti da terra e schifezze varie, è un comportamento che è durato molto poco. Diciamo che ha avuto un apice di 5-6 giorni in cui l'ha manifestato con più frequenza, però ha capito da sola, senza che io intervenissi, che le cose non sono tanto interessanti, perché dobbiamo sapere che in questa fase il cucciolo sta scoprendo il mondo. Il suo modo per interagire con le cose, con gli oggetti, è tramite la sua bocca, e quindi è normale, come per un bambino che mette in bocca le cose o si sciuccia il dito, se noi lo lasciamo libero di fare i suoi ragionamenti, questa fase passerà. Semplicemente non dicendole mai di no, non dicendole mai lascia, sputa, o intervenendo per strappargli cose, lei ha capito da sola che cosa va bene, che cosa no, e quindi ha praticamente già smesso. Lo fa ancora sporadicamente, ma vi ripeto, è una fase del cucciolo e bisogna mettere nei conti che i cuccioli fanno queste cose. Guardare esa patente de mierda, perché non mi di cuenta. E come vedete, lei, essendo tutta timorosa nei confronti degli sconosciuti, ha bisogno di normalizzare questo stimolo, cioè le persone devono diventare uno stimolo neutro. Non deve fiondarsi per aggredirle perché si sente minacciata, ma non deve neanche voler andare da tutti a richiedere attenzioni perché tutti la vogliono coccolare. Quindi è importante che la sua attenzione sia rivolta a me, in passeggiata o anche quando è libera. Insomma, in ogni situazione il mio obiettivo è quello di tenere la sua attenzione su di me. Per quanto riguarda la situazione bisogni, lei i primi 2 giorni me li ha fatti solamente in casa, però sto cercando di stare fuori il più tempo possibile, di lasciarle pochissimo tempo in casa per non darle la chance di farli e premiarla fuori quando li fa. Brava Tupino. Però diciamo che prima del 3° giorno questa cosa non avverrà. Tutta legata con la lunghina che corre in giro e mi avvolge, guarda. E adesso state per assistere alla cosa che mi mette più in difficoltà del crescere un cucciolo in città: la gente. Siccome quando siamo in un prato o al parco lei è molto più rilassata, ho deciso di passare del tempo con la lunghina, quindi il guinzaglio lungo, e abituarla al mio movimento e alla semilibertà, tra virgolette, ma allo stesso tempo alla presenza del guinzaglio, e quindi di abituarla ad essere legata, ad avere dei limiti, per poi ritornare in strada e accorciare nuovamente il guinzaglio e avere una condotta molto vicina a me, perché allo stesso tempo se lei si allontana troppo da me va a finire che poi magari rischia di mettere
mettersi nei pericoli o di aggredire persone che la spaventano, insomma deve stare vicino a noi in passeggiata il cane. Però un cane che ha passato 3 mesi e mezzo nella totale libertà e anarchia è un cane che dovrà innanzitutto accettare questo tipo di costrizione, perché il guinzaglio, ragazzi, è comunque una costrizione. Quindi la passeggiata non è solo per fare i bisogni e per andare da punto A a punto B, ma è un momento in cui il cane vive delle esperienze, socializza. La socializzazione non è andare dagli altri cani, giocare con gli altri cani, stare con gli altri cani o al limite con gli esseri umani, ma la socializzazione è un periodo del cucciolo, è una fase sensibile che termina intorno ai 4 mesi e mezzo / 5. In questo periodo di tempo il cane ha la possibilità di abituarsi, quindi di normalizzare tutti gli stimoli a cui viene sottoposto. Se vive dei traumi o delle situazioni gli vengono introdotte in maniera sbagliata, quella cosa sarà poi un problema in futuro da correggere, mentre noi abbiamo l'opportunità col cucciolo di socializzarlo a tutto nel modo corretto, quindi di abituarlo ai botti, ai tram, alle biciclette, agli skateboard, ai monopattini, ai bambini che corrono, ai trolley, a tutto quanto. Ed è importante che il nostro cane, se mostra dei timori, vale a dire che se in passeggiata il nostro cane si agita o inizia ad abbaiare o a fare piu 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 per qualsiasi motivo, io dovrò tener conto di questa cosa e dedicarmi alla socializzazione più che alla condotta al guinzaglio o ai bisogni, cosa che lei tra l'altro per 2 settimane mi farà solamente in casa. Le mie passeggiate sono passeggiate di 2-3 ore, mirate appunto a socializzarla, a insegnarle a fare i bisogni fuori e non in casa, anche se lei, essendo così agitata e così timorosa, se li tiene fino a che non torniamo a casa. E quindi è un continuo entrare e uscire di casa e abituarla a tutti questi stimoli. Quindi non è tanto il lavoro della condotta al guinzaglio, perché lei in una situazione tranquilla la condotta al guinzaglio l'ha imparata in 3-4 giorni. Il problema è che si continua a guardare in giro in maniera isterica perché non si è ancora abituata, non è ancora stata socializzata nella città. Ok, e deve anche capire qual è il suo posto all'interno del nostro gruppo famiglia. Se lei deve comandare noi, se noi siamo dei leader affidabili, se io sono un leader affidabile. È una fase del cucciolo in cui sta cercando di capire qual è il suo posto del mondo, sta cercando di scoprire come è fatto il mondo e noi dobbiamo prestare particolare attenzione per evitare disturbi comportamentali generati appunto in questa fase da esperienze sbagliate.
E questa è una cosa che non deve più succedere, è una cosa che devo estinguere. Non deve prendere l'abitudine di andare ad aggredire gli altri cani, perché adesso fa ridere. Splash Artax! Perché adesso fa ridere perché è un piccolo batuffolo insignificante. Anche lei. Ma viene la nuova amica pure. Fra qualche mese potrebbe, anzi sicuramente, se non trattata nel modo corretto, diventerà un problema che non mi permetterà di liberarla, e quindi è importante che lei venga sottoposta alla socializzazione più e più volte, che questa cosa brava, top. Io la monitori e veda, l'ha fatto di nuovo, l'ha fatto 3 volte oggi non l'ha più fatto, oggi ha provato a farlo ma poi ci ha ripensato ed è venuta da me. È un discorso di limiti, regole e leadership, quindi dovrò farle capire tramite le mie regole, i miei giochi, i miei limiti, quindi usare magari più spesso la lunghina per evitare che lei riesca ad andare ad aggredire in questo modo, farle capire che non è il suo ruolo. Ve lo dico già perché io sto parlando dal futuro, che per un mese lei mi ha dato un bel filo da torcere. Perché prendendo sempre più confidenza ha provato vari comportamenti che tendono, diciamo, allo spettro della dominanza. Lei quando ha un timore, una perplessità, si incazza come una pazza e aggredisce, quindi va contenuta. Con me è un violino, ve lo dico, è affettuosissima, è carinissima, si fa fare di tutto e non mi mordicchia, non mi rompe le scatole, non mi abbaia, non mi salta addosso, mi rispetta moltissimo. Però deve capire che non deve proteggermi. Ad esempio qui con questo cane lei si è proiettata e io la sto tenendo fisicamente perché non aveva la lunghina, per farle capire che l'altro cane non se ne va via perché lei lo scaccia e che ci sono io a gestire la situazione, non è la sua responsabilità. Per quanto riguarda i bisogni, lei me li sta facendo sempre più di frequente fuori, ogni tanto capita che me li faccia in casa, anche se non succede quasi più. Vai Topsy. La mattina appena usciamo li fa sotto casa e sto cercando di spostarla sempre più verso il prato dove voglio che lei li farà da più grande. Come sto facendo? Sto uscendo praticamente sempre, cerco di non darle mai più di 2 ore di reclusione in casa. Quando sono distratto e non posso seguirla e sto facendo magari la doccia o sto cucinando così, la chiudo nel kennel a cui l'ho abituata e poi quando me la fa fuori la sto premiando. Brava Tupin. Siccome vi parlo ormai dalla 3ª settimana inoltrata, ormai la sto premiando sempre di meno. Lei ha capito, la mattina arriva, si fionda fuori, fa tutto e sta proprio capendo. È troppo agitata, no? Poi va a finire che vuole saltare addosso a tutti o aggredire tutti, no? Quindi la lasciamo qua, col guinzaglio corto, se no impara a scappare, a finire in mezzo alla strada addosso alle persone. Andiamo qua corta, fermi, senza parlarle, senza guardarle, senza fare niente, perché deve abituarsi che le persone, le automobili e tutta la città è uno stimolo neutro.